Poi, dritto al sodo. È già bello che è iniziato lo Steam Next Fest, che per chi non lo sapesse è un evento organizzato da Steam per dare spazio agli sviluppatori, così che possano presentare le loro versioni di prova dei videogiochi sui quali stanno lavorando. E per tale ragione è un ottimo momento per guardare al futuro del mondo videoludico. Tra le centinaia di demo ne ho dovute scegliere alcune ovviamente da presentarvi, non solo per quantità esagerata presente su Steam in questo momento, ma soprattutto per via del fatto che tantissime non hanno superato il mio quality check. Non le ho ritenute abbastanza decenti e a buon punto o di interesse da poter aver uno spazio importante d'analisi e presentazione. Vorrei fare un appunto importantissimo. A parte la mancanza di fondi generali per tantissimi progetti, ho purtroppo notato con grande delusione e parecchie perplessità la presenza costante di prodotti sui quali è stato impiegato un uso smodato dell'intelligenza artificiale nello sviluppo grafico-artistico e dei contenuti di testo. Certo, un videogiocatore che riconosce l'intelligenza artificiale, soprattutto questa intelligenza di fase embrionale, semplicemente sta alla larga dal prodotto. E vi inviterei a vedere questi primi titoli che stanno passando e evitarli. Non sono dei buoni titoli, li ho provati e per tantissime ragioni, fra cui soprattutto l'intelligenza artificiale, li ho trovati molto insipidi, tristi, e volevo mettervi in guardia così che voi stiate alla larga da questi e molti altri, ovviamente. Come prospettiva appunto è cupa per l'industria e ritenevo importante parlarne al volo. Quando l'intelligenza artificiale avrà superato questa fase, sarà più integrata all'interno delle dinamiche di sviluppo, sarà molto più difficile riconoscere quei prodotti dove per mancanza di trasparenza intellettuale ne sarà occultato l'utilizzo. Superata questa triste premessa, andiamo dritti al sodo, questa volta davvero, del Next Fest. Fra tutti i titoli interessanti, ecco quelli che ho scelto e che mi sento di consigliarvi. Dragonkin è un action RPG isometrico che una volta si sarebbe definito Diablo-like, ma che a me piace definire oggi PoE-like. Ma a parte queste polemiche un po' sterili, il tema di questo action RPG sono i draghi, come si può evincere dal titolo. I nostri personaggi infatti saranno imbevuti dal potere dei draghi e utilizzeranno tale potere per opporsi a loro. Pare ancora molto in fase di sviluppo. Ci sono degli elementi interessanti. Il combattimento viene presentato subito dal punto di vista di eroi a livello massimo, così da presentare tutte le classi, che tradotte dall'ambientazione sono definibili come paladino, barbaro, maga e ranger. Sono quelle presenti al momento e che si possono provare all'interno della demo, e avremo per i personaggi preimpostati 5 abilità in barra più la schivata sullo spazio già preimpostate ovviamente, ma dopo la fase di presentazione di tutte queste classi avremo la possibilità di giocare una modalità endgame che non vi voglio spoilerare e mostrare adesso, in cui l'albero dei talenti e l'inventario possono essere modificati per avere un margine seppur minimo di libertà di test. Le risorse dipendono dalla propria classe, come in qualsiasi altro RPGs, ma in questo RPG avremo solo la pozione della salute e non quella del mana o per qualsiasi altra forma di risorsa. Molto scarno da questo punto di vista. Performance, ho avuto difficoltà a registrare il gameplay. Drop di FPS, crash costanti sia del gioco sia di OBS, scarsissima ottimizzazione, ma speriamo che questi problemi siano soltanto dovuti alla fase di sviluppo e che una volta rilasciato anche solo l'early access siano già risolti. Voto finale, non do voti, quindi non aspettatevi voti, però un giudizio positivo. Survivors of Chaos, non pronuncerò Babele in inglese, ci ho provato, ho fatto troppi take, scusate, vado avanti. È un roguelite survivor hack and slash.
è un sottogenere abbastanza in voga di recente, ma questa piccola perla si distingue dai colleghi per via delle assonanze con gli action RPG isometrici. Lo stile mi piace tantissimo, mi ha ricordato subito Darkest Dungeon e Don't Starve dal punto di vista grafico. Il gameplay loop è abbastanza standard, ogni level up si potranno scegliere determinate abilità. Non è necessario terminare ogni livello, soprattutto all'inizio, essendo un roguelite l'obiettivo è morire ottenendo dei potenziamenti di volta in volta per proseguire il proprio power leveling fino a che non si sarà in grado di terminare livello per livello. Come si suol dire, addictive in inglese, mi ha portato via veramente tanto tempo, quindi non mi posso che sentire in dovere di consigliarvi di provarlo, di non perdervi magari come mi sono perso io e di apprezzare, nonostante ci sia per il momento solo la classe del barbaro. Sono sicuro che verranno introdotte un po' tutte le classiche classi piano piano, e nel frattempo di run in run potremmo provare vari setup per il nostro barbaro a seconda delle varie scelte durante i livelli che avremo a disposizione. Magari una build più basata sugli attacchi, o una più basata sulle passive, o un'altra sull'attivabile potenziata. Insomma, c'è varietà. Vi consiglio di metterlo in wishlist, di tenerlo d'occhio, e spero di potervi fornire una recensione un giorno sul gioco completo, perché credo che meriti veramente la pena. Rimanendo sempre sui roguelite survivor hack and slash con elementi RPG, ecco Conquest Dark, che si distingue da Survivors of Chaos per via della grafica e della modalità di sopravvivenza. Infatti dovremmo rimanere all'interno di un cerchio rituale e affrontare diverse ondate di nemici, scegliendo mano a mano che questi nemici dropperanno determinati oggetti, i nostri potenziamenti per determinare la nostra build. L'unica scelta necessaria inizialmente è quella del proprio personaggio. Potremmo rerollare le nostre scelte, ovviamente anche la prima, ma saremo limitati dalle risorse che piano piano durante il gameplay accumuleremo. Le classi per il momento sono il barbaro, il cacciatore e il ladro. Potremmo scegliere se giocare un personaggio maschile o femminile, e la velocità di gameplay, il pacing, è dettato soprattutto da quello che accumuleremo partita dopo partita, come tutti gli altri roguelite. Devo dire che mi ha coinvolto tantissimo, tanto quanto Survivors of Chaos. Gli stili sono differenti e forse anche questo ha aiutato a mantenere alta la mia attenzione, la mia voglia di proseguire. Molto interessante anche la progressione mappa per mappa. Potremmo infatti cambiare molto rapidamente le regioni in cui si sviluppano i rituali, e così smorzando la ripetitività consona e propria di questa tipologia di videogiochi. Grazie anche alla costante varietà di nemici che ci verrà gettata contro. Al termine del timer di 10 minuti saremo forzatamente invasi da ondate di nemici invincibili, proprio perché avremo terminato il rituale, quindi tutte le anime che abbiamo accumulato si riverseranno su di noi. Ci sono tantissime cose che avrei voluto approfondire, che sicuramente approfondirò quando il gioco sarà rilasciato completamente, come tutte le risorse, tutte le currencies, le valute, per potenziare le varietà di personaggi all'interno di quello che viene definito l'archivio, che dovrebbe fungere da nostro baule di tutte le abilità attive e passive e potenziamenti ed oggetti che abbiamo accumulato durante le nostre partite. Anche questo gioco si becca un bel pollicione in su da parte mia. Rimanendo nel panorama hack and slash roguelite, ma passando da un survivor a un adventure game, ecco Lost in Random di Eternal Die, che non solo ha premesse meravigliose sull'ambientazione e lo stile grafico, un po' bartoniano, un po' alla Hollow Knight, un connubio artistico che mi ha subito coinvolto, ma anche un gameplay, non dico rivoluzionario, sicuramente però che non avete ancora visto in questa forma. Assomiglia forse ad Hades, appunto a Hollow Knight, ad altri colleghi del genere,
con combattimenti, puzzle, piccole meccaniche, il sistema di inventario, le abilità, il lancio del dado. Sono un insieme di scelte a livello di design che si sposano serenamente tra di loro e forniscono un'esperienza unica che non mi sono neanche voluto completamente spoilerare. A una certa mi sono detto: fermati, non giocare tutta la demo adesso, aspetta che esca la versione definitiva e goditelo. Folgorato da Lost in Random, pollice in su. L'inverno sta arrivando. Ebbene sì, sono riuscito finalmente a dire questa frase da vecchio caro fan delle cronache del ghiaccio e del fuoco, perché posso parlarvi di questo videogioco che spero non diventi un flop. Game of Thrones King's Road dovrebbe essere un RPG in terza persona fortemente narrativo nell'universo di George R.R. Martin. Primo del suo nome, gran procrastinatore del reame, e scrivi quel cazzo di libro, George. Comunque, il videogioco potrebbe essere un flop, ma non per la blanda rappresentazione delle classi iniziali, mercenario, cavaliere, assassino, non per via dell'escamotage narrativo per cui dovremmo essere il figlio o la figlia bastarda di una piccola casata del nord sempre fedele ai guardiani della notte. No, purtroppo non è un gioco delle cronache, è un gioco del Trono di Spade, è un gioco basato sulla serie, sia a livello visivo sia a livello narrativo. Quindi perdonate se ho le mie remore riguardo alla validità di questo titolo. L'ho provato nonostante tutte le mie remore e ho trovato sia dei punti positivi sia dei punti negativi. La creazione del personaggio è assolutamente on point, come si suol dire. Possiamo personalizzare il nostro erede di casa Tyre come ci pare e piace. Le meccaniche di gioco invece lasciano un pochino a desiderare. Non è un open world, anche se viene paventata la possibilità di poter visitare tutta Westeros. Potremmo infatti proseguire in maniera abbastanza vecchio stile, seguendo il canovaccio narrativo, che per ora nella demo sembra scritto un po' malino. Noi giocatori infatti saremo privi della possibilità di scelta e saremo più che altro vittima degli eventi. Ci prova con tutto se stesso a livello di combattimento e di personalizzazione della propria build, ma non può essere paragonabile ai suoi contemporanei. Perché però ho alcune speranze, è ancora una pre-alfa questa demo. Se gli sviluppatori dessero un po' di adito al feedback dei giocatori, magari qualche passo nella giusta direzione sui combattimenti, sulla personalizzazione del personaggio, sulle meccaniche survival, magari riusciremmo ad avere, non dico il portavoce RPG dall'universo di Martin, ma almeno un timido passo in quella direzione, considerato che finora tutti i videogiochi riguardanti le cronache del ghiaccio e del fuoco sono stati terrificanti. Io personalmente, se voglio immergermi nell'universo di Martin oltre i libri, gioco Crusader Kings con le bellissime community mod che ti permettono di giocare di ruolo, interpretare determinati personaggi o anche inventandotene di tuoi all'interno del mondo di Martin. Capite? Non ci sono dei videogiochi con la finalità unica di rappresentare Westeros e Essos. Non ancora. Questo ci vuole provare. Vediamo, per ora giudizio neutro. Rimanendo in lande gelide ma cambiando completamente genere, ecco Norhold, un tower defense strategico roguelite che ci permette di difendere la nostra fortezza ampliando le sue strutture, potenziando tutta la nostra economia per poi difendere un corridoio mano a mano proceduralmente generato attraverso il quale i nemici cercheranno di raggiungere il cuore del nostro castello. Quindi dovremo costruire torri, potenziarle, utilizzare magie, edificare, insomma, tutta un'altra cosa rispetto ai titoli presentati in precedenza. Essendo io un fan degli strategici, ho apprezzato
questo cambio di genere tra le demo di cui vi volevo parlare durante il Next Fest, e questo gioco, per quanto ancora acerbo, penso potrebbe essere un ottimo tower defense da provare. Ancora cambio radicale di genere, Fellowship è un dungeon crawler cooperativo che si ispira parecchio agli MMO, nello specifico a World of Warcraft, sia per l'ambientazione high power fantasy, sia per le dinamiche di gioco e anche per l'interfaccia. Come potete vedere, se avete un minimo di esperienza con World of Warcraft, vi balzerà subito all'occhio. Di per sé non ho molto da dire su questo titolo. È un gioco multiplayer che vuole prima di tutto mettere l'accento sul party building, un tank, 2 DPS e un healer, con alcune scelte fra i vari personaggi non troppo radicalmente opposti fra di loro, che ricoprono ognuno un determinato ruolo. Giudizio neutro, non mi ha appassionato e infatti ve ne parlo in brevissima. Questo perché suppongo che fra alcuni di voi degli interessati a questo genere possano esistere. Io non sono propenso a giocarlo in futuro, ecco. Ancora un cambio di genere, passiamo agli RTS. War-Torn infatti è uno strategico con elementi roguelite di cui vi voglio parlare in breve perché non solo non l'ho completamente inquadrato, ma non mi ha appassionato molto, nonostante io appunto sia un giocatore di strategici. Sarà la modalità rallenti, sarà la differenza procedurale all'interno delle missioni di gioco, per cui gli obiettivi cambiano di volta in volta, sarà la possibilità molto randomica di personalizzare la propria carovana, il proprio esercito, insomma, viene definito come carovana, senza però avere un flavor specifico, cioè i nostri personaggi sono 2 sorelle elfiche, ma possiamo arruolare goblin, umani, troll. Tutto questo non riesco ad inquadrarlo in una lore, non c'è un senso univoco che ho trovato in questa demo perlomeno. Sono sicuro che nello sviluppo il gioco completo diverrà qualcos'altro, perché per ora mi sembra molto insipido. Se avete un'opinione specifica su War-Torn, io vi consiglio di provarlo e di farmi sapere, perché al momento sa un po' di carne e un po' di pesce. Per essere un roguelite, tra l'altro, rispetto alle altre demo roguelite che vi ho presentato in precedenza, non ci permette di aumentare le nostre possibilità con il tempo di gioco investito. Quindi dopo un po' ho anche mollato il colpo perché mi sembrava veramente perdere tempo. Salto radicale di genere, Dune Awakening, non solo basato sulla celebre opera di Frank Herbert, è un MMO, ma ancora più importante, non è una vera e propria demo. Durante il Next Fest, infatti, sono stati rilasciati la creazione del personaggio e il test di benchmark. Ho provato entrambi e posso dirvi questo: non sono più nella mia fase, tra virgolette, giovanile di fan e giocatore di MMO, ma come fan e lettore di Dune, con i nuovi film di Villeneuve su Dune, l'hype è reale e l'interesse nei confronti di questo gioco, anche da parte mia, è abbastanza alto. Vi consiglio di perlomeno scaricare e provare la creazione del personaggio e testare la vostra macchina con il benchmark, perché graficamente credo che ne valga la pena. È una piccola parentesi che ci tenevo a inserire perché in ogni modo farà parte dello scenario videoludico di quest'anno. Lost Skies, survival multiplayer, che direi facente parte di quei giochi che si sono ispirati ad Ark Survival Evolved. Il tema di questo survival, molto carino dal punto di vista grafico secondo me, è quello dell'astronave schiantata, dei superstiti di una civiltà non nota e di cui non c'è dato sapere nulla. Intrigante la necessità di avere un deltaplano con sé per navigare da un'isola sospesa ad un'altra, tema che vedrete è abbastanza ricorrente oggigiorno in questa tipologia di videogiochi. Potremo scegliere il genere del nostro personaggio e personalizzarlo, ovviamente. Io in questo caso ho scelto
un personaggio che potrebbe assomigliare ad Aloy, se qualcuno ha familiarità con Horizon Zero Dawn. Meccanicamente non è nulla di nuovo, è un take, è un'interpretazione da parte di questi sviluppatori di intendere la tipologia survival e di inserirla nella loro storia, nella loro lore, in questo mondo o mondi, non è molto chiaro ancora. L'ho trovato piacevole, non il top della gamma del suo genere, ma sicuramente con una varietà di gameplay al suo interno importante fra esplorazione, sopravvivenza e combattimento. Performance da migliorare sicuramente, ma mi sono divertito, quindi good così. Isole galleggianti e bellissime costruzioni in questo survival builder chiamato Solarpunk. L'ho trovato molto cozy, molto tranquillo, rilassante da giocare. Un bello stacco dalla maggior parte dei giochi che ho provato durante il Next Fest e quelli a cui sono solito giocare io stesso. L'ho apprezzato anche perché è in netto contrasto già dal titolo con la maggior parte delle ambientazioni futuristiche. Il Solarpunk è all'opposto del Grimdark, è un'alternativa al cyberpunk, è questa prospettiva per cui l'umanità in futuro può tornare in contatto con la natura nonostante le innovazioni tecnologiche che anzi si sposano con il mondo stesso, con gli elementi naturali e con la cura che l'essere umano ha per ciò che lo circonda. Questa cura è intrinsecamente inserita dagli sviluppatori all'interno delle meccaniche di gioco. Infatti, ripiantare alberi e piante che andremo a raccogliere sarà fondamentale per mantenere il nostro percorso di progresso costante e senza intoppi. Il nostro obiettivo iniziale sarà riarmare la nostra aeronave e con essa navigare fra le varie isole di questo arcipelago sospeso. Questa aeronave ovviamente è alimentata a pannelli solari, giusto per ricordarci che questo è un videogioco sull'ecosostenibilità. L'ho trovato veramente tanto rilassante, per quanto la demo sia limitata, ci sono abbastanza strumenti per divertirsi con il base building e costruire delle piccole chicche artistiche e architettoniche in questo caso all'interno del gioco. Come avrete già intuito, vi consiglio caldamente di approfittare del tempo a disposizione per giocare questa demo perché merita veramente il vostro tempo. Rimanendo nella leggerezza, Brit Edge 2, sequel di un videogioco molto rinomato, super buffo e satirico, che non ho ancora avuto modo di giocare, nonostante ottenuto dall'Humble Choice di non so quale mese fa. Io consiglierei a voi, e soprattutto a me stesso, di riprendere il primo capitolo e goderselo prima di passare a questo. La demo comunque mi ha dato tutti i vibe necessari per poter dire che è un piccolo gioiellino di RPG in prima persona, più incentrato sull'avventura e la narrativa e la ricerca di piccoli easter egg continuamente che fanno riferimento alla pop culture o creano delle situazioni e delle battute divertenti nel contesto satirico e sarcastico in cui vengono raccontate. Meccaniche di gioco molto semplici, non bisogna finire l'ossigeno mentre si ha la tuta e si è nello spazio, bisogna riparare cose, spaccarne altre, eccetera eccetera. Giudizio super positivo, darò più spazio a questa piccola saga in futuro, promesso, è una promessa che faccio non solo per il canale ma anche a me stesso. E dulcis in fundo, come si suol dire, forse il più aspettato di tutti quanti, la demo di Gothic Remake, RPG classico di produzione tedesca, uno dei pilastri Gothic della storia dei videogiochi, ritorna con un remake di nuova generazione. Ora, piccola premessa personale,
Ho vaghi ricordi di Gothic, ero veramente molto giovane quando ho provato, forse per sbaglio, perché qualche mio amico mi aveva passato in prestito il CD addirittura di Gothic 1, lo provai senza neanche rendermi conto di cosa fosse e del perché io lo stessi giocando. Non è stata la mia prima esperienza vera e propria con gli RPG, i giochi di ruolo in questo caso terza persona. Quello fu Oblivion, neanche Morrowind. Però da appassionato di videogiochi mi rendo conto che Gothic sia un pilastro della storia degli RPG. Il suo ritorno quindi è incredibile. La performance non è eccelsa, non sono riuscito a mantenere degli FPS costanti, ma la qualità grafica mi ha lasciato a bocca aperta. Le meccaniche di gioco e le dinamiche di sviluppo della quest iniziale dell'area tutorial sono comunque una rappresentazione di quello che gli autori originali volevano per Gothic. È veramente vecchia scuola, non c'è nulla di flashy e dinamico come la maggior parte dei suoi successori che sono ora contemporanei del remake. È anzi quasi arcade, ma funziona perfettamente. I quality of life necessari sono stati evidentemente tutti inseriti all'interno di questa versione. Ahimè, la sua natura arcade non permette magari una dinamicità di scelta e la possibilità di uccidere anche degli NPC necessari al proseguo della storia, e l'ho imparato a mie spese tentando di rubare l'armatura di un certo cacciatore un po' scorbutico senza riuscirci, nonostante io abbia aggrato e portato da lui praticamente tutta la foresta. Però è in questa sua anima primeva della storia degli RPG che credo Gothic Remake trovi la sua forza. È stata una bella esperienza della quale vorrei parlarne molto più a lungo, ma al contempo mi rendo conto che sia veramente presto per parlare di Gothic e per dare dei giudizi positivi o negativi che siano. Un po' come per Game of Thrones King's Road, ma con una prospettiva differente, perché vedete, a prescindere dalle controversie relative ad entrambi i franchise, Gothic rimane nella sfera videoludica e THQ Nordic ha una grande eredità videoludica. Hanno esperienza e fondi e sono sicuro riusciranno a fornire ad Alchimia Interactive gli strumenti per continuare questo sviluppo, guidando così la casa di sviluppo come editori a un successo sicuro, o almeno io mi auguro sia assicurato, nella speranza sempre che dopo Gothic Remake 1 arrivino anche gli altri. Tempo al tempo, sono fiducioso. Ora, per concludere, rimango nella sfera di Gothic e non mi dilungo. Spero che questa presentazione del Next Fest vi sia piaciuta abbastanza, che la mancanza di editing di musica di sottofondo comunque non vi abbiano fatto cadere le braccia, che la mia narrazione sia stata in un modo o in un altro coinvolgente, me lo auguro davvero, e vi chiedo per favore, se così è stato, di farmelo sapere. Sto cringiando tantissimo, ma lo dirò, iscrivendovi al canale, mettendo un mi piace, oppure se avete dei consigli affinché io possa migliorare o mi volete dire Tira, hai fatto un lavoro del cazzo, ditelo. E con questo vi auguro un buon Next Fest di febbraio 25, provate tutte le demo che vi ho consigliato. Questo è quanto.